because their behavior would trigger a fight. Yeah. By them being in front doing that, barking, that's a fight. See, they don't know how to wait. That's right. So their behavior is showing these dogs don't have discipline. Ok ragazzi, premesso che io contenuti di Cesar Millan non li vedo da probabilmente il 2010-2011, quindi io ero rimasto a tutti gli strattoni, quelle robe lì, pedate nel sedere, lotte, folklore, roba un po' così. Quindi sono molto curioso di quello che dirà. Move, move. Move, non ha fatto woof woof. But that's like skating the wrong way. Madonna però quest'audio. Look, how are you? Hi, pleasure. Okay, so this is your first dog psychology class. Your parents are doing terrible. Sta parlando male dei genitori al bambino, che ovviamente non può capire, ma... So I hope they understand energy and psychology so they can teach you that. Okay, because you're the next generation. Look at it, he's like, my parents did wrong. Okay, so this is the right thing to do. The good thing is your Vediamo cos'è la giusta cosa da fare. dog is, in a way, happy-go-lucky. So when you wanna, Lui sempre che traffica lì con sti collarini, cioè... this is like the brakes. You know, like the skate, you have a brake. You know, you can teach us about how to stop. Non intende le pause, brakes sono i freni. Sta dicendo, sono un po' distratto, mi sto perdendo delle cose. Penso che stia dicendo che il guinzaglio sia i freni, nel senso che... Skateboard. So never put the leash on the bottom. This is your gas pedal. Ah, ok. So Sempre sta cosa qua, lui sempre sta cosa del tenere il guinzaglio qua è ancora un po' coercitivello. have you ever seen dog shows? I've watched a couple Okay, of years. so dog show, always put the leash all the way on the top. Gotcha. Le esposizioni mettono i collarini in alto per tenere la testa alta per esporre il cane, però sono criticabili le esposizioni canine, anche se gli allevatori devono per forza parteciparvi, ma so che molti addirittura non insegnano il seduto al proprio cane perché vogliono che stia sempre in piedi. The first breed on dog shows. Okay. Okay, so when you see a handler, they put the leash and they pull the leash up. Gotcha. Okay, and then you can actually access that position. No, raga, non sono d'accordo. Quella posizione la ottengo col premietto e facendo un lavoro sul rinforzo positivo, non sul tirare. Questa è una roba da 1920, cioè. So that way your dog doesn't go in front. Gotcha. Okay. Okay, so this is your brakes. A leash is meant for three things: connection, communication, or stopping. Gotcha. That's it. So that's how you need to. Ok, sì. Però una cosa è il cane che si blocca perché c'è il guinzaglio, che è lo stesso principio della lunghina. Un altro conto è usare il guinzaglio per strangolare, stiracchiare il tuo cane affinché faccia qualcosa. Cioè la tensione si crea e dà un limite al cane, ma non sei tu che lo strattoni o lo metti seduto con il guinzaglio. Think about a leash. What's the leash for? To correct the dog? No. To teach a dog? No. It's for connection, guidance, and stop. Gotcha. This is something that the human invented, just like the skateboard was invented by a human, right? Natural is your feet, Diritto non è diritto, dice. Lo skateboard è stato inventato dall'umano? Sì, giusto. right? But then the human is very creative, and it comes up with ways where he can learn how to play, follow, or explore. A skateboard is to play. Gotcha. Okay. This is. Lo skateboard per giocare. Huh? You're blowing my mind. Oh, good, because you have a. Sì, ma è blowing my mind, ma non è che sta dicendo nulla di che, ti sta spiegando a che cosa serve il guinzaglio, cioè come se vai da un pittore e ti spiega cosa sono i pennelli. You're blowing my mind, you're fucking genius. Son, and you have to teach him the same shit. Right. So that way, when dogs are coming close to you, by her staying calm, surrender, that lets them know to give them a space. So they create a social distance naturally. But by your dog reacting that way, she's calling for a fight. Okay. And so by you standing behind, just pulling back, you're pretty much saying, go for it.
Io dico sempre nei miei video, sempre nei miei video, sempre nei miei video di tenere il cane dietro in passeggiata. Non strattonandolo, non facendogli le strangolini, strangoletti. Ma perché? Perché lead, il leader, arriva dal verbo to lead, che significa condurre. Se il tuo cane è davanti, è lui che sta conducendo la passeggiata. E lui sta dicendo che se il tuo cane sta davanti a te e tu gli stai dietro, c'è il guinzaglio teso. Vi ricordate i cani dell'utilità e difesa? La postura è quella lì, cane davanti, guinzaglio teso, cane incazzato, attacco. Se il cane è dietro di te o tu sei di fianco a lui e lo tieni col guinzaglio corto, per questo non si usano le lunghine e i guinzagli che si allungano. Quando il tuo cane è aggressivo in passeggiata e abbaia agli altri cani, 100 su 100 è davanti a te col guinzaglio teso e tu dietro, che nella testa del cane è un incitamento. Incitamento, sì? Sì. Okay. Just asking for space. So here, hold this one. So what you do, same thing. So what you do in a situation like that, you change the position. Obviously, I love the color. Change the position on the leash. Ask for the same thing. Però non mi piace questa cosa, non si fa tocchini, guinzaglio, ci sono modi meno invasivi per ottenere questo. Cioè il fatto di insegnare al vostro cane col premio a sedersi senza toccarlo è una cosa che dà dei risultati che sono su un altro pianeta rispetto a che se lo toccate. Quella è comunque una coercizione, tu stai spingendo il tuo cane, stai costringendo il tuo cane a fare qualcosa. Non è una cosa piacevole. È molto più gratificante per il cane pensare di aver risolto un puzzle, un problema, quindi tu col cibo e lui che deve capire come ottenerlo. Quello crea un bel legame, non collarino, strangolini, strangoletti. So instead of her telling them how to be, you telling her how to be. So this is like driving the car versus she's driving the car. Cioè il concetto è vero, nel senso che col guinzaglio conduci e puoi trasmettere emozione, comunicazione, tutte queste cose. Però è un po' old school sta roba qui che dice lui, guinzaglio alto, tenere, trattenere, eccetera eccetera. Basta tenerlo vicino, fare i cambi di direzione, fermarsi e non trasmettere tensione al cane. Poi a monte tu devi fare tutta l'educazione, l'addestramento e instaurare leadership nel rapporto. Se non c'è quello, tu puoi fare tutte le coercizioni che vuoi, semplicemente rovini il cane. The car. It's a metaphor, obviously, right? But so when a dog starts telling another dog, she's telling them, you know, to give her space. But then you can trigger a fight because you brought that dog into that environment. Esatto, quindi state anche molto attenti a dove portate il vostro cane, perché spesso il vostro cane è aggressivo, ma ce lo portate voi nelle situazioni. You see it? So how do you make sure that your dog shares peaceful messages? So you tell the dog to be in a calm surrender state. So that's your By the way responsibility. of holding the leash or È la tua responsabilità. Come lo ottieni? Caesar, abbiamo due scuole di pensiero qui veramente un po' diverse. Qui si può parlare di scuola di pensiero perché comunque tutte queste tecniche che lui spiega sono basate su esperimenti scientifici, però sono superati. by like That's right. Well, energy first. So a skateboard, right? So if I'm scared, more likely I'm gonna fall. yeah. You see what I'm saying? So your energy is more important than what you're about to do. Il discorso del trasmettergli calma, questa roba qui è tutta vera. Però lui è un po' fermo, vabbè, ok. Diciamo che abbiamo scoperto cose un pochino più avanzate. You say the stairs are there, but your fear can make you fall. Yeah. Your confidence can make you jump it. Right. You see it? So the motion is after the energy. Gotcha. Okay. You get it? So your energy is Lo capisci, before non lo ottieni. words coming out of your mouth or motion coming out of your body. Right. Okay. So what's the energies? Calm, confident, love, joy. Not joy, love, and then calmness, and then confidence. Which unconsciously or consciously, that's slower. Here, hold it. So right now, a little too robotic, right? Gotcha. So it's more like Tai Chi. Watch this. Bring him in, Allora io voglio contare quante strattonate dà bring him in, e quante volte dice "Sst". boom. Ecco, questa cosa qua, guarda che gli mette giù il sedere con la mano. Il cane non si tocca, non si tocca. Bring in, Dai, questa roba qui la faceva mio nonno. boom. So I have to feel like water.
You know what I mean? So you actually make them jump and make them tense. Yeah. See, so calmness, you have to work on your calmness. Gotcha. Okay, so you might have confidence, but if you don't have calmness, you're going to come across tense. Okay. So tense, confident is not good enough. Right. Calm, confident is how you don't lose trust, respect. Esatto, devi sapere quello che stai facendo, essere sicuro, ma allo stesso tempo calmo. Get it? Calm, confident. That's right. Calmness feeds trust. Confidence feeds respect. Love feeds loves. Excitement feeds excitement. Most dog lovers begin with joy and love. Ah, I love dog. Esatto, errore che si fa spesso è la gioia e l'amore, che però non ti danno in cambio nulla. Dogs. But then they hire people because they don't trust the dogs. And the dogs don't respect them. Right. Why? Because that human is not sharing calm confidence. Gotcha. Any relationship without calm confidence has no trust, respect. We must give love when the state of mind is balanced. Right. If the state of mind is not balanced, don't do love because you're Se gonna. voi date affetto al vostro cane quando è eccitato o quando ha paura, insomma quando lo stato mentale non è equilibrato, state rinforzando uno stato d'animo che poi diventa un problema. Quindi lui sta dicendo un'altra cosa sacrosanta: non dare amore se lo stato mentale non è quello dell'equilibrio. Adesso i miei cani sono sempre tranquilli. Ma perché sono sempre tranquilli? Perché io le coccole, i giochi, le attenzioni, il cibo glieli ho sempre dati quando stavano calmi, non quando io volevo. Going to be nurturing that. Okay. So you can end up nurturing insecurity. Gotcha. Esatto, se il tuo cane mostra insicurezza e tu nonostante quello gli dai coccole e attenzioni, stai fomentando quella cosa. It's okay, baby, it's okay. You're giving love at the wrong time. Dare l'amore nel momento sbagliato. My clients are dog lovers. You guys are dog lovers. Yeah. You see it? But you can't walk two poodles. And you can't introduce two poodles to a brand new pack. Thank God these guys are balanced. Yeah, yeah. Because their behavior would have triggered a fight. Yeah. By them being in front doing that, barking, that's a fight. But this is not about what breed is in front of you. This is about the state of mind that is in front of you. Right. Qui tutti i cani sono tranquilli, lui mantiene la situazione tenendo, limitando al guinzaglio due cani problematici e quindi questi due cani si stanno comportando bene e ti fa capire quanto sia compito nostro gestire le reazioni possibili del nostro cane. Innanzitutto dovete capire il linguaggio. Vedetevi il mio video sul linguaggio perché dovete imparare bene a capire il linguaggio, cosa comunicano i cani in quel momento e quindi noi cosa è giusto e cosa non è giusto che facciamo. Right. So we should never judge a breed or a human by his race. Right. Right. 100%. You see, it's the same. So not because he's a pit bull, it guarantees aggression. And not because he's a poodle, it guarantees intelligence. You know, so here, as you see, now they are next to me, practicing calm surrender. So when they practice calm surrender, they're practicing waiting. They're practicing patience. Gli stai negando la libertà perché non se la meritano, se no rinforzeresti questa cosa. You see it, look, and then here. Obviously, because you don't do this enough, the attention span doesn't give you more than 5 minutes. You understand? So if you don't practice discipline or structure, the brain will not know how to work on that concept for a long period of time. Right. Right. And to accomplish anything in life, you have to be disciplined and focused. So our dogs need to practice discipline and focus. Se volete che diventino molto concentrati e disciplinati, devono praticarla. Dovete tutti i giorni fare degli esercizi o usare quelle situazioni per praticare la disciplina e la calma. È fondamentale. Senza di quello il cane non vi ascolta. Io vedo tanti cani che sono addestrati, ma sono troppo distratti. E il suono, e la macchina, e il rumore, e l'altro cane. Poi l'addestramento non serve a nulla se il tuo cane non ci sta con la testa. After exercise. So what kind of exercise dogs do? Walk or run or swim, right? So most people don't walk a dog enough, you know? And so if you don't walk a dog enough, that means that dog is behind fences 24 hours a day, right? So exercise, discipline is not punishment. Discipline is the ability to do the same thing every single day,
right? So anybody that is going to achieve things in life, they need to be disciplined. Se vuoi ottenere dei risultati in qualsiasi cosa, che sia la musica, che sia la danza, che sia il wrestling, che sia l'educazione del cane, tutti i giorni, disciplina, devi fare quella cosa. E il cane è uguale, tu devi disciplinare il tuo cane. Se tu non sei disciplinato, non puoi disciplinare il tuo cane. Even when you structure when he's going to eat, when he's going to poop, all that is discipline. Discipline is not punishment. Discipline is what helps you achieve from goals. Discipline and its achievement. You have goals, right? I want to achieve this, but for that, you need discipline. So here, I'm going to share the water. So right now they saw the water coming in and they wanted to move towards it. Acqua, risorsa. Quando c'è una risorsa e ci sono tanti cani, mettete sempre nei conti che se la scannerebbero. Prima cosa, non piombi dentro con la risorsa e gliela dai. Soprattutto se è una sola, tipo una ciotola o una palla. Seconda cosa, valuto, devo riuscire a gestire i cani. Devo avere dei cani che sono molto disciplinati e riescano a condividere e rinunciare, ok? Ma vediamo lui cosa farà. They move towards it and then I won't have the ability to actually invite them into the water. Okay. Right? It's like an ice cream. Yeah. Yeah. So if they learn to wait, see, they don't know how to wait. That's right. So their behavior is showing these dogs don't have discipline. But for right now, they're like on their best behavior. Because I'm holding the leash. I mean, Per il momento si comportano al meglio, certo, perché lui ce li ha in mano e non gli sta facendo fare le cose che i padroni gli fanno fare. Questi sono cani che non sono abituati ad aspettare e si muovono sempre. Quando un cane si muove sempre, appena gli neghi il biscottino per un secondo o l'uscita per un secondo, ti saltano addosso, abbaiano e fanno casino. E voi cedete a queste richieste, errorone. Devono imparare ad aspettare. Tutti noi facciamo delle rinunce, anche il vostro cane deve fare delle rinunce. normally at home, they're like, I mean, just yesterday, I'm like blocking the door and she like moved my leg, ran out off the leash, Yeah. started barking at all the Yeah. neighbors. And But that's no respect. Esatto. You see it? So you're present. Il cane che quando tu sei davanti alla porta o apri la porta e ti spinge per passare, quello è assolutamente non rispettarti, zero. Means no respect. Because what you represent is a dog lover. You see what I mean? So you need to be a knowledgeable dog lover. Just like you're learning about how to be a mom, that's knowledge. yeah. The love is one thing, but the knowledge is what's going to help you not to drive yourself crazy. Yeah. So what do you have to learn? Okay, so how do I tire this kid and how do I keep this kid, busy in their mind? Come lo faccio? Guardando il mio video su come si calma un cane agitato, ad esempio. So I can give him love. Exercise, discipline, affection, body, mind, heart, body, mind, heart. If you're the type of mom who only gives affection, 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 you're going to be in the Super Nanny show. Right? If you do affection, Il Super Nanny Show è il SOS Tata, mi sa che è stato tradotto in Italia. Le tate che vanno dalle famiglie disperate, praticamente quello che fa lui, però versione tata. affection, affection, you're going to be in my show. So here, then we come to the Infatti. water. L'ha fatto uno. Have to learn to wait. Look at this one. This one is your most excited, so this one is going to trigger this one. They feed off each other. Oh, yeah, like a family. So if this one learn, there you go. And there you go. See, I'm rewarding that. So I'm using water to reward a behavior. L'acqua è un rinforzo se ottenuta. Il rinforzo non è solo il cibo, il gioco. Sono le coccole o lo sguardo. Se il cane vuole masticare un petalo di una rosa e lo prende, anche il petalo di una rosa è un rinforzo. In un contesto sociale con tanti cani, un cane così aggressivo, con disturbi del comportamento, davanti a una ciotola di acqua, come si comporterà? La condividerà o mostrerà possessività? Nel dubbio, evitiamo di scoprirlo. Andiamo lì e controlliamo la situazione dall'inizio alla fine. Most people, they just leave water and they don't utilize water, which water is life. Water, food, shelter, family. Yeah, their food and water is always down. That's bad. They always. You know what I mean? That's how they do chickens and pigs and all of that. Like they have food all the time so it can grow faster.
Yeah, so the right way is you provide, so they know the water comes from you, food comes from you. Gestione delle risorse, mai lasciare la gestione della risorsa al cane. L'acqua gliela riempi, gliela lasci lì. Se te la chiede lui, non gliela devi riempire. La pappa, una volta che ha finito di mangiare, gliela tolgo. Non finisci di mangiare dopo 5 minuti che te l'ho appoggiata. La tolgo, se no è un rinforzo se lui va lì a mangiare quando cavolo vuole lui. Il cibo perde di valore perché tanto ce l'ha sempre e in più gestisce lui la risorsa, quindi è il capo. And make him wait for it. Because everybody waits for a paycheck. Esatto, noi tutti, raga, dobbiamo attendere, aspettare. I nostri figli, il Natale, il compleanno, lo aspettano tutto l'anno. Perché non dobbiamo far attendere il nostro cane per l'uscita, per il cibo? Si abitua e si disciplina. You see what I mean? We're the only species that pays for food and water. They have no idea that we pay for it. So what they have to learn is how to work for it. Devono capire come lavorare per ottenere le cose, i cani. Se le ottengono a buffo, diventano indisciplinati, no? Not like my specialty. I don't really know what I'm doing when it comes to the dogs. So like with my kids, I know, like, you know, what they Instincts, need. instincts. Yeah. Yeah. So I just get nervous, like before a walk. I'm like, oh, They are nervous, known. I don't know what to do. Yeah, Yeah. exactly. But E questa è una cosa che io mi chiedo sempre. Raga, io vedo tanti proprietari di cani che ogni volta che mi vedono in giro con 2, 3, 4 cani si bloccano, si spaventano, iniziano a strattonare il cane, a cambiare strada. Ma che paura avete dei cani? Se avete paura dei cani non prendeteli, perché i cani devono socializzare. Cioè, non potete fare così. that's why you need to go and look for professionals and say, okay, I need to understand how not to feel nervous from walking a dog. Okay. I need to understand how to set rules, boundaries, limitations while I play. I need to understand how I can create a limit or a boundary so she doesn't go too far. So then the knowledge gets rid of your nervousness. Right. But you're saying, I don't have the knowledge, that's all. Yeah. But you live in America. I mean, and plus social media, you can find that knowledge everywhere. Esatto, tu che sei qui lo puoi testimoniare. You know, obviously life is better because this is better than social media. Yeah. You know what I mean? Because you're experiencing the energy that you can't experience on YouTube. You know, anything is just calmness. Visualize. So you visualize the dog on the treadmill walking, even though she's never done it. Right? Right. That's it. So your job on Earth is to learn to channel the energies and then manifest what you want. That's pretty much it. That's way before you go to school, because you're an avatar, right? So you have to, you're born with these energies, and then you have dreams and goals. That's the manifestation, right? So first is the energy, and then what you want to achieve, then you go do it. Look, so here, this is flight, this is surrender. Ad esempio io se devo introdurre un tapirulano a un cane non lo faccio tirando il guinzaglio, prendo un premiettino o una pallina, lo faccio giocare lì e poi quando sale gli dico che è stato bravissimo e qua e là, poi leggo il guinzaglio e vediamo se non si spaventa quando accendo il tapirulano. Lui invece è proprio un po' tipo mio nonno. Okay, so you give her no choice, you give her no option. That's it. Okay, so that was the first time. As you saw, she's like, normally my humans don't ask me to do that, and if they do, I can refuse. Sì, ok. And then my humans give in. È quella la cosa, che poi voi vi arrendete. Tu puoi ottenere il suo rispetto anche premiandolo. L'importante è che lui capisca che tu sei determinato, ok? E che sai quello che stai facendo. E ci ricolleghiamo al discorso iniziale che faceva. Devi essere calmo, ma devi essere anche confident, diceva, che è sicuro, cioè determinato. Determinato anche. Non c'è bisogno di strattonare. L'importante è non darla vinta al cane, quindi poi ti ci porto in un modo o nell'altro. You see it? So then you're saying fight, flight, avoidance is not allowed. Surrender is the only thing that's allowed. Surrender means you open your mind. You know? So when we go to church or things like that, we surrender too. That's that kind of surrender, not anything less than that. Excuse me, Vincent. Second time.
See the smoothness? Ok, il cane vedi con lui come riga dritto, perché comunque al di fuori del toccarlo, guinzaglio stretto, quelle robe lì, comunque gli sta trasmettendo un senso di leadership e il cane si fa condurre, lo vedete come si fida? È un altro cane rispetto coi proprietari. So that's called discipline. So now the brain E capisce che con lui non può sgarrare, quindi dato che i cani sono fatti per prendere ordini dagli umani, torna al suo rango e dice ok, va bene, perfetto, sono un cane, obbedisco. is learning fight, flight, Vedi avoid. che comunque è felice questo cane, quindi comunque Caesar devo dire che il tatto ce l'ha, perché se no se avesse forzato troppo col guinzaglio il cane sarebbe un po' in ansia, spaventato, invece ci può stare, è un po' old school, ma vabbè. Avoidance is not an option. Following him is an option. Okay, that is, I'm talking to the animal, not the poodle. Animal, dog, breed, name. I don't even know her name or age or gender is irrelevant. You understand? So it's animal. All animals fight, flight, avoid, or surrender. You see it? And then the dog is nose, eyes, ears. That's why I'm not talking. I want her nose, her eyes to be involved in the learning. Perché vi dico sempre non parlategli quando è agitato, quando fate la condotta e questo esercizio non parlategli, perché loro non comunicano con le parole. That makes it a lot. So here now the floor is moving. This is really good. Questo cane si sta cagando sotto. Normal. Ad esempio io qua ci passerei 2 o 3 giorni a farglielo piacere coi premietti, questo è un po'... She's doing the same thing as she did in the beginning. See how she's coming down? She's understanding that come si sta calmando. nothing bad is happening. For them to learn to stay there, we create trust. And the only way you can do it is calm confidence. Me first? Yes, of course, you're the mom. I'm feeling nervous No, right no, no. now. But, Adesso vediamo come cambia il cane quando dà il guinzaglio a lei. but then we got to go through it. Okay. So the good thing, look, right now, because you have a coach, you're allowed to get as unstable as you want to, Okay. right? Because we're going to overrule whatever negative energy you are allowed to have, because you got to go through it. Okay. Don't look at the dog, just do it. And then press the green one. Yep. Look, even the little one wants to join in. You see it? So- Loves it. of course, they see. L'altro vuole imitare. L'imitazione è un modo di apprendere del cane, no? They see and they imitate. Le so tutte! And that creates discipline. I don't know. But don't go and do the story because it's not fair. You're creating a Don't story. think about it. Well, it's nothing. That is not happening. Okay. So you're creating a story out of nothing. Okay. The reality is, she's going through it. Just like when you were giving birth, you're going through it. Yeah. So you're supposed to go through things, Okay. and you're supposed to let them go through things so they can mature. That's it. But if you go into the story, you're gonna. I feel bad for her. Let me stop it. But you're nurturing you, not her. Okay. What are you learning about yourself? I'm the problem, Good. and love is coming first. That's right. My love for her. Yeah, but then you turn love into nervousness because you love her so much, you get nervous for her. For what? She's doing great. Yeah. Spesso siamo noi che alimentiamo dei sentimenti dei nostri cani. Noi dobbiamo stare il più calmo possibile. Il nostro affetto, il nostro amore deve essere dosato, se no otteniamo disastri. So I can show you. So you never done a stroller walk with both of them. You can get it. So leash all the way on the top. It has the brakes. Vabbè, la passeggiata col passeggino. Secret sauce is belief. Okay. Yeah, short, there you go. Confidence in the belief. Short, not tense. Yeah, everything in life is that. Just grab it with one hand, just go. Boom. Go. Vai! Yeah.
Just got told. Let's do this. Yep. Yeah. So before you go with the baby, you do it without the baby. So you learn. You see how they go in front of you? Yeah. Yeah. So if they go in front of you, just go through it. Go through it? He's very sensitive. She's very sensitive to the heat. E li vedi che iniziano subito a... Lei si deve fermare, lei sta continuando ad andare, sta iniziando a finire in balia dei suoi cani di nuovo. Yeah, just stay right here. So I feel pulling from, probably because she's sensitive to the heat, right? Right. See, now that's how you're supposed to feel. There you go, like that. There you go. Yeah, that's good. That's normal. That's normal. That's normal? That's normal. Because she has to learn to get out of your way. So what most people do, they move out of the way of the dog. Okay. Like So I just did. so it's almost, yeah. So it's almost like you're running them over, but you're just teaching them to move out of the way. Oh, okay. So your first time is like, you know, so they are conscious of your body moving, Okay. right? But if you do this and then they go right in front of you. Anche sta cosa, se assecondate sempre i movimenti del vostro cane, vi spostate, oddio, 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 tira, vuole annusare, oddio, oddio, gli vado dietro, vi salta addosso, vi morde, vi strappa le robe di mano. Cioè, capite quello che voglio dire? Se voi camminate, il cane si infila in mezzo alle gambe, io mi muovo e se tu finisci tra le mie gambe sono cazzi tuoi. Impari a capire che quando io mi muovo e sono un... qualcosa che devi calcolare. Se invece io schivo sempre il mio cane e fa quello che vuole, poi è lì che la disciplina se ne va a quel paese. Give you personal space or intimate space because you're not claiming it. You move back or you hesitate and then you just go right it. But if you, it's not rude. Almost You're just like they claiming pretend space. they're not there. Esatto, non è una cosa greve questa cosa qua. Stai semplicemente dicendo, sono qua, cioè è il tuo spazio. Se il tuo cane invade il tuo spazio, non devi darglielo, è un cedere. Capisci quello che intendo? There's plenty of space over here. They don't have to be in front of you. Esatto, c'è un sacco di spazio dietro, c'è un sacco di spazio di fianco, tu mi devi andare davanti e passare in mezzo alle gambe. Right? It doesn't make any sense. So it's like a person Sono molto d'accordo su questa cosa. that's walking like this. It's like, dude, just you have your own space over here. Okay. So Mettiamo caso che tu vieni da me e io inizio a tirarti gomitate, a spintonarmi, inizio a correre verso di te senza calcolarti, cioè venendoti addosso. Cosa fai? Oh, mi schivi così o mi tiri un ceffone? just understand what you're saying is you want your personal space to be for you, Okay. unless you request for them to come in. Otherwise, they're not invited. Okay. Pensate bene a quello che fa un cane dominante quando viene invaso il suo spazio. You see it? So you're just claiming every step. So your aura is calm, confident, love, and joy, my personal space, pushing the car 30 minutes. That's all. So then your mission becomes very clear. And your space, you're commanding space. You're not demanding, you're commanding. Okay. You see what I'm saying? So Yeah. then eventually you can go into a little bit more exercise type. And then you just take it to the next level. Okay. Let's do it again. Yep, like that. Vabbè. Feels good, right? Vabbè, è stato interessante. Sul discorso comunicativo sono molto d'accordo. Poi, vabbè, lui è sempre lui. È come i video di 11 anni fa, non è cambiato nulla. Semplicemente non aveva cani che lo mordevano. Questa è l'unica cosa. Ciao!